Ciao a tutti, sono Claudio e il caffè è la mia passione. Bentornati su questo nuovo video del canale. Vi consiglio di guardare il video fino alla fine perché sarà utilissimo sia che voi utilizzate Borbone sia che utilizzate altri marchi. Oggi andiamo a parlare di difetti delle capsule e su come risolvere questo problema. Ma prima di iniziare, chi mi segue già lo sa, ogni video cerco di mangiare qualche omaggio a qualcuno di voi che si è iscritto al canale, ha condiviso il video, ha lasciato un like e ha scritto qualcosa nei commenti. È bello quando nei commenti c'è interazione tra di voi, mi fate domande, ci togliamo delle curiosità e dei dubbi e questo fa sì che YouTube capisce che il canale è interessante e lo propone sempre a più persone. E questo farà sì che anche tante aziende che crederanno in questo canale magari mi manderanno i campioni omaggio che io poi regalerò a voi. Oggi ho deciso di premiare Red Type. Red Type, se mi stai seguendo in questo video, nella descrizione trovi la mia mail, scrivimi via mail il tuo nome, il tuo cognome, il tuo indirizzo, il tuo cellulare per farti spedire un pacco, ti omaggerò qualcosa e soprattutto dimmi in macchinetta e così le saranno capsule compatibili ovviamente per la tua macchinetta. Oggi parliamo di un tema che mi è capitato spesso di trattare, su cui ho sentito domande ricorrenti ma risposte più disparate. La domanda ricorrente è cosa fare se una capsula ha perso l'aria dentro. Allora, innanzitutto questa è una capsula più o meno intatta, questa è una capsula che si è sgonfiata. Allora, cosa c'è nel blister? Dobbiamo sapere, all'interno di questo blister c'è innanzitutto una capsula con il caffè, che il caffè tende a degasare e a rilasciare anidride carbonica. All'interno i produttori mettono l'azoto, che comunque elimina l'ossigeno e fa sì che il caffè non si ossidi e si conservi perfettamente, tant'è che un caffè all'interno di una capsula e di una scatola può durare tranquillamente 2 anni, come ad esempio è la scadenza di Borbone. Tipicamente tutti i produttori di caffè mettono 2 anni in scadenza alla data di produzione, tranne Nestlé che per le sue dolce gusto mette solo 1 anno in scadenza, una scelta un po' particolare che fa solo Nestlé per le sue dolce gusto. Quindi più o meno i produttori mettono sempre 2 anni, ma per una perfetta conservazione. Se abbiamo una capsula che invece ha perso la pressione, è totalmente sgonfia come potete vedere, probabilmente l'erogazione di questo caffè, anzi sicuramente non sarà un'erogazione perfetta, ve ne accorgerete perché rispetto a una capsula perfettamente conservata farà un caffè molto meno cremoso, sarà quasi totalmente assente appunto la cremina e anche al sapore ovviamente riconoscerete il sapore più brutto. Cosa si fa in questi casi? Alcuni tornano al rivenditore a reclamare, in realtà il rivenditore, il negoziante ha veramente poche armi perché Borbone fa la garanzia dei suoi prodotti direttamente tramite il loro numero verde. Il numero verde di Borbone lo trovate qui sulle scatole, è l'800 711 760. La cosa importante a ricordare è che questo numero verde funziona solo tra il lunedì e il venerdì tra le 12 e le 14, quindi è un orario veramente limitato ed è l'unico modo per parlare con Borbone. Se avete un problema su Caffè Borbone chiamate il numero verde, ma così come gli altri marchi, bene o male tendono tutti a fare l'assistenza direttamente tramite il loro numero di assistenza e quindi il venditore è sempre esonerato. Questo probabilmente anche perché le aziende tendono a tutelarsi per evitare che alcuni venditori sostituiscano troppo facilmente le scatole di caffè e quindi controllare anche però il tema della qualità, perché se un reclamo arriva direttamente all'azienda, tutte le aziende, compresa Borbone, dall'8 risalgono alla scheda di produzione di questo prodotto, vanno a verificare i campioni che sicuramente hanno in azienda e vanno a verificare se questa difettosità si ripresenta anche nei campioni che loro hanno oppure se invece è un caso particolare sfortunato che è capitato solo a noi. Allora, il numero verde di Borbone talvolta dà risposte non tutte coerenti. Mi è capitato anche di sentire che appunto dal numero verde Borbone sia stato detto torna al negoziante e fate sostituire. In realtà la politica di Borbone, come dicevo, è che Borbone direttamente si interfaccia con il cliente e il cliente, se la scatola presenta una difettosità che Borbone definisce standard entro il 6-8%, se presenta difettosità superiore si può andare appunto a reclamare e chiedere una sostituzione. Allora, questo è un tema molto particolare, cioè Borbone ritiene tollerabile una difettosità tra il 6 e l'8%, significa che se su una scatola da 100, adesso queste sono da 50, ma se fosse una scatola da 100 per fare un conto facile, trovate tra le 6 e le 8 capsule sgonfie o comunque difettose, per Borbone questo non è un vero e proprio difetto, è un qualcosa che loro accettano e tollerano e quindi non tenderanno ad agire con una sostituzione del prodotto. Questo è un discorso un po' mi lascia interdetto perché secondo me è una difettosità abbastanza elevata e io credo che uno che trovi l'8% delle capsule difettose sia un cliente comunque incavolato e che comunque merita un certo tipo di assistenza.
Se la difettosità è superiore a questa percentuale, la cosa da fare è scrivere la mail di Borbone dopo aver contattato il numero verde, e la mail di Borbone è quality@caffeborbone.it. A questa mail seguono appunto i reclami di difettosità che vanno ben scritti e ben compilati. A Borbone va specificato chiaramente il lotto impattato dal problema, quante capsule sono impattate da questo problema e magari allegando tutto delle belle foto chiare. Borbone ritiene per sgonfie le capsule il cui blister è veramente molto sgonfio. Guardate questo quanto si è sgonfiato, ha perso totalmente l'aria. Quelle semisgonfie non le ritiene difettose, per questo la prova fotografica aiuta appunto nell'ottenere un'assistenza pronta e aiuta loro comunque a capire il problema. E poi è fondamentale fotografare il lotto di produzione e questa parte dell'etichetta da cui loro riescono a risalire a quando è stata prodotta e, come dicevo, a risalire in azienda al campione di prodotto che loro hanno per vedere se è un problema solo nostro o se si è presentato su quel lotto anche su altre scatole. Questo ovviamente, se si è presentato anche su altre scatole, farà sì che per loro è molto più facile capire il problema e sostituire il prodotto, invece se è un problema solo vostro andranno a intervenire appunto solo sul vostro caso. Io quindi ho scritto a Quality per un problema avuto su alcune capsule che adesso vi mostrerò e finalmente, anzi sono stati anche molto veloci, mi è arrivata questa scatola e andrò ad aprire con voi. Io ho avuto un problema su delle Nespresso blu e rosse, erano totalmente sgonfie, erano abbastanza in quella scatola, più di 10, e ho fatto tutto quello che vi ho raccontato, ho sentito il numero verde, ho scritto a Quality, ho legato le foto e mi hanno risposto con questa sostituzione che mi hanno inviato a casa, che adesso aprirò con voi. Andiamo a aprire e vediamo cosa c'è in questa scatola, che sarà una scatola particolare perché appunto mi aspetto che mi abbiano, diciamo, rimborsato metà blu e metà rosse come appunto io gli avevo mostrato nelle foto. L'imballo era a prova di bomba. Allora, innanzitutto vedete la scatola è una scatola quasi da collezione perché anomala, non presenta il lotto, il gusto, perché io mi immagino all'interno siano gusti misti, perché io ho reclamato sia per le blu che per le rosse, come vi dicevo, perché erano due scatole da 100 che presentavano dei difetti. Ecco qua la scatola aperta, vediamo cosa c'è dentro. Perfetto, quindi è una scatola da 50 in cui mi hanno rimborsato metà rosse e metà blu. Queste sono abbastanza gonfie, non gonfissime, a volte se ne trovano di più gonfie, ma come vi dicevo prima è considerata difettosa solo una capsula veramente totalmente sgonfia, e basta toccarla per arrivare alla capsula e sentire che ha perso il sottovuoto. Invece queste magari non sono gonfissime, ma sono a norma, perché comunque toccandole e premendo, vedete, tendono a essere gonfie e non a sgonfiarsi, quindi non hanno assolutamente perdite. Quindi non è importante la quantità di azoto che c'è dentro, ma è importante che sia tutto sotto pressione e non ci siano perdite. Quindi Borbone mi ha assolutamente rimborsato anche qualcosa in più di quelle che erano difettose che io gli avevo segnalato, e quindi mi sono arrivate velocemente con il corriere, e quindi che dire, grazie all'assistenza Borbone ha funzionato bene. È un po' magari faticoso la prima chiamata perché bisogna rispettare gli orari, bisogna cercare di far capire che non si sta lì per cercare di truffarli, ma veramente perché si è avuto un problema, ma poi scrivendo una mail, dimostrando le prove del problema, legando le foto, mostrando il lotto, si riesce appunto a dimostrare che veramente si è avuto un problema, e Borbone ci è venuto incontro con una sostituzione. Quindi non è il negoziante che deve intervenire, quindi non prendetevela con i negozianti se non vi vogliono sostituire le capsule difettose, ma andate alla fonte, andate a Borbone, anche perché aiutate l'azienda a verificare se veramente quel lotto che voi segnalare è tutto difettoso, oppure se è stata una sfortuna, perché comunque essendo un processo automatico con delle macchine ci può stare che la macchina commetta dei piccoli errori che poi portano a difettosità delle vostre capsule. Perfetto, spero che questo video vi sia utile, perché vi potrà capitare di trovare le capsule difettose, e quindi vi ho spiegato come è giusto reclamare verso le aziende e farlo in maniera corretta, e spero veramente che il video vi sia stato utile. Se vi è stato utile scrivetelo nei commenti, soprattutto nei commenti fatemi sapere se la vostra esperienza è stata simile alla mia, se vi è capitato un Borbone, se vi è capitato altri marchi, mi piacerebbe che ne parliamo qui nei commenti. Lasciate un like al video e iscrivetevi al canale, così potreste essere voi che settimana prossima vincerete un gradito omaggio, anzi probabilmente omaggerò qualche capsula Borbone, visto che ne sono arrivate tante e mi fa piacere condividerle con voi. Iscrivetevi al canale e alla prossima!